Ciao a tutti cari amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2022, verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2022. Ok. Abbiamo la luna e il sole. Wow! Yin e yang, direi. Quindi il sole fa riferimento a quello che è un momento di chiarezza, un momento di crescita, un momento di espansione, ma molte volte fa anche riferimento a quello che è il bambino interiore. Mentre la luna parla di tutto quello che è, diciamo così, un po' nascosto dentro di noi, parla di quello che è il subconscio, di un qualche tipo di ricordo o di paura che viene dal passato. Quindi potrebbe avere diverse sfaccettature la lettura di queste due carte insieme. Una potrebbe essere che si sta, diciamo così, andando verso quello che è un periodo di guarigione del proprio bambino interiore. Potrebbe fare riferimento a qualcuno, al fatto che ritorna un amico magari dal passato, perché comunque anche la carta del sole fa riferimento anche alle amicizie. Andiamo a vedere poi dopo con i wow, grazie. Al mare, carta numero 7. E qui sento, guardate, avete anche la luna. Allora, questa carta rappresenta la calma del mare, ok? Quindi, diciamo così, una calma verso la quale si sta andando. Però a me questa carta fa anche venire in mente che il mare, insomma, parla di profondità e considerato che abbiamo anche la luna, c'è proprio un qualche cosa nel profondo di voi stessi che secondo me sta venendo a galla grazie a questo sole per essere guarito però, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono, perché il mare parla sempre di quello, mm, è vero, è un mare calmo, però la calma è sopra, sotto in profondità ci sono sempre queste correnti che spostano l'acqua. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Per gli amici dell'Ariete, per la prima parte di maggio, la giustizia. Il re di bastoni. Ok. La giustizia è il contrario. Il re di bastoni. Poi abbiamo l'imperatrice. Il re di coppe al contrario. Anche la giustizia era al contrario. Quindi probabilmente qui si parte da un momento, da una situazione, da un'area dove probabilmente c'è stata una sorta di ingiustizia, una sorta di disequilibrio. Chiedo scusa. La giustizia al contrario parla sempre di un qualche tipo di avvenimento, di situazione, di persona magari che bisognerebbe tagliare, ma che in realtà non si lascia indietro, soprattutto quando è girata al contrario. È come se rappresentasse un qualche tipo di situazione dalla quale non si riesce a staccarsi. Abbiamo poi anche questo re di bastoni. Il re di bastoni potrebbe rappresentare la vostra energia piuttosto che l'energia della vostra persona di interesse. Comunque sento che è una fase per voi di potere personale, ma giustamente se state facendo tutto questo lavoro, automaticamente anche la vostra stima ne, mm, ne trae giovamento. Abbiamo poi l'imperatrice, quindi qui probabilmente per qualcuno c'è la voglia in qualche modo di espandere un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di situazione o di relazione. Per qualcuno l'imperatrice può fare riferimento al fatto che si desideri un bambino.
Comunque è una carta di espansione, una carta di abbondanza anche. Abbiamo poi un re di coppe al contrario e per qualcuno qui questo re di coppe potrebbe fare riferimento a una persona magari di vostro interesse che in questo momento o non è tanto in contatto con il proprio lato emotivo, o potrebbe semplicemente essere che non sia poi così disposta questa persona, che potreste anche essere voi, ad ascoltare, mi verrebbe da dire, ad ascoltare a cuore aperto, no? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro dicono, poi tanto spieghiamo tutto con i mini tarocchi. Però sì, questo re di coppe al contrario, mm, mi fa proprio pensare a qualcuno che non sia in connessione con i propri desideri, più che con i propri desideri, con le proprie emozioni. Abbiamo poi la sacerdotessa e un 5 di pentacoli, quindi la sacerdotessa parla di un periodo di introspezione, di studi, di autoanalisi ed è un po' la stessa energia della luna, quindi qui sento che c'è qualcuno che sta facendo un lavoro di tipo profondo, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi un 5 di pentacoli e il 5 di pentacoli normalmente fa riferimento a quello che si è perso, diciamo, fa riferimento a una perdita normalmente economica, ma per qualcuno potrebbe anche essere una perdita di fiducia, una perdita di speranza anche. Andiamo avanti, vediamo con che carta finiamo la stesa. E abbiamo un 6 di spade al contrario e qui c'è qualcuno probabilmente che non se ne vuole andare da questa ingiustizia, da questo tipo di situazione che è presente qui, perché il 6 di spade normalmente fa riferimento al fatto che ci sia un allontanamento da una situazione, normalmente parla di famiglia, però può anche essere una famiglia intesa come gruppo lavorativo. Adesso dipende da come a voi la stesa risuoni. Allora, andiamo a vedere questa giustizia per piacere, grazie. Ok, un'altra volta il re di bastoni al contrario e un 4 di pentacoli. Quindi probabilmente questa giustizia è legata, quest'ingiustizia meglio detto, è legata a... scusate, era la regina di bastoni. Questa giustizia potrebbe essere per qualcuno, mi parlano di maschilismo, quindi potrebbe essere per qualcuno che sia un'ingiustizia dovuta a una questione di sesso, quindi maschi e femmine, se magari siete in una posizione di lavoro, cioè scusate, in una situazione di lavoro, può anche essere che il vostro stipendio, insomma, a parità di lavoro che sia inferiore rispetto a quello di qualcun altro. Anche perché abbiamo un 4 di pentacoli. Il 4 di pentacoli parla proprio di quello che è un attaccamento da un punto di vista materiale. Quindi probabilmente c'è stato un qualche tipo di ingiustizia da un punto di vista economico, materiale, di potere. Mi parlano di... ho sentito scavalcati. Quindi potrebbe essere che qualcuno sia stato scavalcato per quello che riguarda una promozione o qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere il re di bastoni è spiegato da un 3 di pentacoli, da un 10 di coppe, da un 10 di spade, da un 5 di spade e da un 9 di spade. Dunque ci sono 2 10 e un 9. Di nuovo, io credo che sia stato, perché abbiamo un 3 di pentacoli qui, quindi credo proprio che sia stato un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di lavoro, per qualcuno potrebbe essere una casa, però comunque questo tipo di situazione ha anche un 10 di spade, un 9 di spade e un 5 di spade, quindi direi che questo tipo di situazione sta creando non pochi conflitti, non poche sofferenze. Ci sono tanti pensieri, ci sono tanti dubbi, mi verrebbe anche da dire. Ehm, il 3 di pentacoli molte volte fa riferimento al fatto che parla di bassa autostima, no? Perché letteralmente è una persona che non crede di essere in grado di portare a termine quel tipo di lavoro. Però sento che con questo re di bastoni avete tutte
le caratteristiche in regola per farcela. Andiamo a vedere l'imperatrice di che cosa parla. Abbiamo un mago al contrario e un 5 di coppe. Voglio ancora una carta. 3 di bastoni al contrario e 8 di coppe al contrario. Di nuovo qualcuno che qui non se ne vuole andare, come questo 6 di spade al contrario. E ho l'impressione che qualcuno qui non si voglia arrendere davanti a qualche cosa, ok? Perché comunque abbiamo anche qui un 5 di coppe e un 5 di denari qui. Sento che qualcuno... Allora, è un po' ambiguo questa parte, diciamo così, della lettura. Nel senso che l'imperatrice parla di espansione, ok? Però il mago al contrario e il 5 di coppa al contrario parlano di una sorta di, se vogliamo, leggera tossicità in tutta questa faccenda dell'imperatrice. Il punto è che si sta cercando di manifestare qualche cosa, diciamo non proprio in maniera pulita, mi verrebbe da dire, perché comunque il mago al contrario parla alle volte di manipolazione, ok? Però qui c'è qualcuno che non riesce, diciamo così, a vedere altre soluzioni a parte quella che si ha in mente, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo questo re di coppa al contrario. Ok, allora abbiamo la torre al contrario, il 9 di pentacoli e il 3 di coppe. Dunque, la torre al contrario. La torre normalmente parla di quello che è una caduta dell'ego, che però in questo caso, essendoci la torre al contrario, non c'è. Sento che questa persona, questo cavaliere di coppe, in realtà si sta facendo un po' i fatti suoi, perché comunque abbiamo questo 9 di pentacoli e il 3 di coppe. Quindi il 9 di pentacoli parla di godersi quello che si ha, di godersi la propria indipendenza, il frutto del proprio lavoro, diciamo, no? E il 3 di coppe parla proprio di quello che sono gli amici. Avevamo anche il sole che parlava di amici, dei festeggiamenti. E un po' sento come se ci fosse qualcuno qui che ehm, si vanta un po', scusate, si elogia per quelli che sono i propri risultati, diciamo così. Mi sono cadute delle carte, le recupero un attimo. Ok, allora andiamo a vedere l'imperatrice, per piacere, grazie. Abbiamo un fante di bastoni, un 6 di bastoni e la temperanza. Wow, quindi sento che per certi versi, allora, il fante di bastoni potrebbe rappresentare qualcuno che entra nella vostra vita, nel caso diciamo con questi due re non ci sia tutta questa affinità, se vogliamo, o potrebbe rappresentare il fatto che dobbiate diventare un po' più egoisti, un po' più centrati su voi stessi, un po' più riflessivi, un po' più, come vi posso dire, introspettivi, per riuscire ad arrivare a quello che è la guarigione, per riuscire ad arrivare al successo, per riuscire ad arrivare a comprendere probabilmente tutto quello che vi è successo in questo periodo. La temperanza parla di equilibri. Se qui non c'era quell'equilibrio perché si partiva con una giustizia al contrario, da metastesi in avanti si arriva a quello, o perlomeno la tendenza è quella di andare verso la guarigione, grazie al lavoro introspettivo che si fa con la sacerdotessa, ok? Fatemi vedere il 5 di pentacoli, per piacere, grazie. Allora, per qualcuno, se questo re di bastoni rappresentasse un capo, ok? E io credo che non ci sia abbastanza sicurezza, se vogliamo, in se stessi per affrontare quello che è un lavoro, ok? E di qui probabilmente questa persona
tende a non riconoscere, ed è per questo che, cioè, è un po' come se si prendesse i meriti di tutto quello che è questo tipo di lavoro, di quello che è stato questo lavoro qua, o questa situazione qui, ok? Ok, il 5 di pentacoli è spiegato da un re di bastoni al contrario, e avevate anche inizio lettura la regina di bastoni al contrario e dalla stella al contrario. Io credo che qui, al re di bastoni c'era anche qui, qui qualcuno è rimasto fortemente deluso da una persona. Difatti anche qui comunque abbiamo il 10 di bastoni, scusatemi, il 10 di spade che mi parla di quello che è una sofferenza, l'8 di coppe mi dice che qualcuno se ne vorrebbe andare, come anche 6 di spade, però non affronta questo distacco, diciamo così. E qui sento che c'è stata appunto questa perdita di potere personale, potrebbe essere una perdita di passione anche per quello che è questo tipo di situazione o di relazione, ma soprattutto c'è proprio una perdita di speranza che un qualche cosa possa cambiare. Andiamo a vedere il 6 di spade, per piacere, grazie, al contrario. Ok. 3 di spade al contrario, avevamo anche il 10 qui, e la regina di coppe, qui avevamo il re di coppe. Qui potrebbe essere che qualcuno non se la senta di andare per non ferire una persona, per non ferire questa regina di coppe, che molte volte fa riferimento alla madre. Avevate anche l'imperatrice, quindi anche l'imperatrice fa riferimento alla mamma. Io sento che qui c'è qualcosa tra il mare, la luna qui, la sacerdotessa. Sento che c'è qualcosa, la temperanza, nel vostro profondo, ok? Che non dovrebbe essere lì, nel senso dovreste portarlo a galla, dovreste esternare questa sensazione che si nasconde, diciamo così, nel profondo di voi stessi. Io credo che per molte persone sia solo una questione di insicurezza, perché poi facendo quello che è un'autoanalisi con l'imperatrice e diventando leggermente più egoisti, se vogliamo, o lavorando su quello che è il vostro amor proprio, diciamo così, si arriva a quello che è il successo, si arriva a quello che è l'equilibrio, ok? E io credo che poi si vada accettando quello che è la perdita di cui parla il 5 di Pentacoli, e ci sia un attimino di, come vi posso dire, titubanza se lasciare o meno questo tipo di situazione o di relazione. È un lavoro profondo, sento che in questo periodo per voi si tratta di rimettere in discussioni, anche le vostre sicurezze, rimettere in discussioni quelli che sono i vostri punti di riferimento, le vostre credenze, e per molte persone questa zona qua della lettura vi farà capire che cosa è veramente importante per voi, a che cosa tenete, insomma. Comunque ecco, è un periodo diciamo di lavoro profondo sento, è un periodo diciamo di movimento interno, ecco. Alla fine del periodo avrete questa sensazione di dover lasciare qualche cosa, e sento che lo state valutando. Bene, andiamo a vedere con Osho il conscio e l'inconscio. Io intanto ne approfitto per darvi una notizia, ovvero da maggio sarà attivo anche il numero di telefono per le consulenze, quindi per chi fosse interessato potete sempre contattarmi via mail, perché è già aperta insomma l'agenda di maggio per le prenotazioni delle letture telefoniche. Quindi, visto che molte persone mi chiedevano la lettura telefonica piuttosto che la videolettura, ho pensato di, insomma, di accontentarvi, ecco. Bene, andiamo a vedere Osho con conscio e inconscio. 2 carte per piacere, grazie, per gli amici dell'Ariete. La prima è il ribelle, che è caduta, adesso la recupero. Andiamo a vedere la seconda. Wow,
creatività e il ribelle. Sono imperatrice e imperatore, ma bellissime. Yin e Yang mi verrebbe da dire. Il sole e la luna, Yin e Yang. Ma guardate, ma che... Cioè, adesso qui sarebbe così. Qui sento che c'è qualcuno che davvero... è come Yin e Yang, Yin e Yang. Qua si mette in equilibrio Yin e Yang. Qui si parte da quello che è un disequilibrio. Yin e Yang sono lo Yin è diciamo la parte ricettiva di ognuno di noi, la parte femminile, mentre lo Yang è la parte maschile, è la parte che agisce, ok? Quindi per certi versi sento che a livello conscio siete consapevoli del fatto che dovete fare un movimento, del fatto che dovete trovare una vostra stabilità, del fatto che dovete lavorare, okay, su quello che è il vostro progetto, il vostro obiettivo, okay? Il ribelle, o l'imperatore, ha costruito il proprio impero giorno dopo giorno con costanza, dedizione e impegno. Quindi è un po' quello che probabilmente state cercando di fare, un passo alla volta state cercando di portare in equilibrio questa giustizia al contrario e questa temperanza. Quello di cui non siete consapevoli è la creatività, cioè l'imperatrice, cioè nel senso voi siete perfettamente in grado di creare la realtà che voi volete, okay? La creatività parla proprio di espansione, per qualcuno parla di maternità, però comunque è una carta che mi parla di abbondanza, ripeto, mi parla di bellezza, mi parlano di moda, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che ci sia una sorta di cambio, se vogliamo, di lavoro o di passione anche, però mi parlano fortemente di moda, moda, bellezza, beauty, quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento, a questo. Diversamente sento che è un po' come se il consiglio, in questo senso delle carte, è di diventare un po' madri di voi stessi o di voi stesse. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fate. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Una carta per piacere, grazie per gli amici dell'Ariete. Un ultimo messaggio. Ok, 3 messaggi. Ispirazione. Rimani preparato perché presto riceverai la visita dell'ispirazione. Ti può parlare in ogni momento. Bella. Poi abbiamo bambino interiore, che è un po' quello che vi dicevo io qui col sole all'inizio, no? È tempo di abbracciare il tuo bambino interiore. Ehm, è ora di fare qualche cosa di divertente, stando sicuri, stando sereni, diciamo così. E poi fioritura. Qui dice che praticamente, ehm avete bisogno di illuminare tutte quelle aree della vostra vita che fino adesso non lo sono state, o queste o quelle, però c'è bisogno di portare luce là, dove fino ad adesso le cose sono rimaste in profondità, sono rimaste nascoste. C'è bisogno, come vi dicevo anche all'inizio, con il sole e la luna, di portare a galla quello che sono queste paure vecchie, di vecchia data magari. C'è bisogno comunque di riportare, come vi dice la temperanza e la giustizia qui, una sorta di equilibrio, io direi tra il vostro lato maschile e il vostro lato femminile, perché ce l'abbiamo sia qui che qui. Il ribelle corrisponde all'imperatore, il lato maschile, la creatività corrisponde all'imperatrice, il lato femminile. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!